Prossima paragine, Radio Pistacchio. Allora, salve a tutti, mi hanno fatto dei segnali chiarissimi, è il momento mio pippone, benvenuti a mercoledì, un'altra puntata in italiano e questa volta dopo vari mesi di trattative siamo riusciti ad avere in studio Mino Magno, che è anche sponsor ufficiale dell'Adria, della Fidelissandria, che salutiamo. E fra l'altro, scusate l'interno, il nostro tecnico ci informa che va tutto bene. Grande, grandissimo il tecnico. Esatto. Allora, benissimo, ma sicuramente succederà qualcosa. Me lo sento comunque. Cercate di resistere, cari spettatori e telespettatori e radiotelespettatori e trici. Allora, siamo qui con Mino Magno. Mino è il diminutivo di Adolfo. Di niente. Ma non di Michele? No, sì, appunto, perché il mio nome è Michele. No? È Michele. All'anagrafe. E poi qui, quando noi tutti insieme abbiamo cominciato a lavorare alla Teleperformo. Oddio, hai detto il nome fremito! Noi avevamo il badge, che c'erano le prime due lettere del nome e le ultime due lettere del cognome. Vero, che mi ha fatto Mino. Ti ha fatto Mino, bellissimo. È una mia amica Alessandra, che salutiamo Alessandra. Alessandra. Troia. Francesca d'Alessandro. La Franceschina, amica Francesca, salutiamo l'amica Franceschina, magari ci segue, non sappiamo, da Roma o da Troia. Che sta a Roma, okay. E lì mi chiamava Mino, c'era scritto sul badge Mino, basta, è nato Mino, poi non l'ho più cambiato. Incredibile, te per forza t'ha appioppato questo, talcugna, come dicono. Poi i nostri amici portoghesi mi aiutavano a tenerlo il nome, perché era Michael, era Miguel, era Michel, e quindi ho detto, vabbè, Mino. Edgardo ti capisce benissimo. Edgardel, Edgar. Io sono diventato Edgy, ma Edgy è molto migliore di Edgardo. Ma meglio così. Meglio così, vabbè, almeno una cosa positiva. Esatto. Quindi, allora fammi capire, ritorniamo agli inizi, quindi tu eri ad Andria, scusami, eri ad Andria e un giorno bello tranquillo hai detto andiamo a Lisbona, perché ci hanno detto che è una città molto solare, San Lisbon, ti offrono lavoro, ti offrono tutto, e quindi tu sei ma prima di andare a Lisbona cosa facevi nella vita di tutti i giorni in Italia? Cioè in Italia? Ad Andria avevo un negozio di t-shirt praticamente. Stampavo, pittavo, strass, cose, tagliavo, tagliucciavo, sputtavo. L'artista ha creato la t-shirt e vendeva la t-shirt artistica, diciamo così, più che personalizzate. Personalizzavo la loro emozione. La mettevo. Questa me la segno, questa è buonissima. Tutti dicevano wow, che bello. Perché te ne sei andato? Cioè, cosa è successo? In realtà il negozio andava pure bene. Il negozio in centro ad Andria. Sì, in centro ad Andria. Centro storico. No, nel centro commerciale di Andria. No, cioè centro cittadino. Centro cittadino. In una viuzza dove costava di meno. Stava di meno. La viuzza. Vabbè, che vado a fare nella strada principale costa 18.000 euro? Vado là dietro e mi costa 18 euro, no? E mi sono messo in quella stradina. Quindi in quella stradina ho aperto un negozio di t-shirt di nome Timagno. È super figo, Timagno. Infatti per strada la gente mi chiama Timagno. T-Magno, t-shirt. Ma subito abbiamo creato il nome. Bene. Quindi avevo sto negozietto, facevo le magliette. Basta, facevo magliette, creavo queste cose qua, avevo un negozio anche di persone. Sì, avevo un trotterone grosso che stampavo anche, facevo anche personalizzazione, però mi divertivo più sull'arte, capito? Creare la mia t-shirt. E poi un bel giorno ho conosciuto la signora dei miei 2 figli
2010, se mi sbaglio. Sempre ad Andria. Sempre ad Andria. Lei era a Porto Rico. Ah, così. La mia ex stava a Porto Rico per la scuola, per l'università, no? Quindi l'ho conosciuta su Facebook e dicevo, cazzo, abbiamo amici in comune, quindi forse ci conosciamo. Ma pensate. Alla fine noi ci conoscevamo, però avevamo amici in comune, reali, a parte su Facebook, diciamo. Niente, diciamo, non mi ricordo come ci avevamo frequentati, cioè lei è arrivata ad Andria, ci siamo frequentati un pochettino, siamo stati un po' insieme e poi lei mi fa tipo io qua ad Andria non mi va di stare tanto perché cioè, parlo inglese, parlo portoghese, parlo spagnolo, cioè cazzo da fare. A Porto Rico. Questo è già ad Andria. No, lei sì, perché ha fatto, vabbè, lei poi ha fatto anche lingue, portoghese e spagnolo, no? Le lingue, come si dice, lusofone, che si studiano, si studiano piano. Marketing, vabbè, aveva un sacco di roba lei. E quindi mi fa, questa fa, ho trovato lavoro a Lisbona, in una banca. Ex banchiere, cioè, l'hai seguita a ruota proprio, l'hai seguita a ruota, banca. Il rumore di un tuono. La ruota si è andata a prendere, sì, subito io ho detto, va bene, ok. Nonostante avevo un negozio, andava bene, sai, comunque carino il negozio, funzionava. Solo che è meglio così. Dopo quanti anni hai dovuto lasciare il negozio ad Andria? Meno di un anno. Cioè facevo sto lavoro con un altro amico a Barletta, facevo altre cose, poi ho aperto il negozio. A Barletta? No, a Barletta avevo la società con questo, facevo stampe, cose, serigrafie, sai, sempre roba di stampa, moda, queste cose qua. Poi ad Andria, il 2006, no, 8, 9, una cosa del genere, ho aperto e poi 10, ho detto vabbè, dove andavo da qualche parte e ce ne siamo andati. E ho lasciato il mio negozio a mio fratello, che ora è qui, nel Green. Ma adesso quello più piccolo o quello più grande? Più giovane, no, il grande già c'aveva il negozio. Ho lasciato a lui, sono venuto qua con la signora e basta, poi di là subito spam! La scicchettata. Vieni qua, e mi ha preso anche a me la tele per forza. Sei rimasto un periodo senza, diciamo, libero, senza lavorare? 2 settimane. 2 settimane. Quindi sei arrivato vengo a Lisbona, chissà che mi prende, chissà che non so il portoghese, non so l'inglese, vabbè, andrò a pulire i piatti, come si pensa sempre, no? Invece Mariano mi fa, manda il curriculum, come sta, mandalo. Ed era il periodo che cominciavano tutti i progetti che si spostavano da fuori verso Lisbona, che era la via economica, diciamo così. Noi eravamo economici, bravissimi, ma economici. Esatto. E quindi si sono spostati qua. Che sto dicendo? Che sei rimasto poco senza lavoro. Senza lavoro sei rimasto 2 settimane. Quindi io mi ha dato un po' di curriculum, bla bla bla. Hai chiuso il negozio ad Andria, tipo The Snatch. Sì, inizio di gennaio stavo qua. Lei stava già lavorando, l'azienda nel frattempo stava a Milano, cioè aveva la sede a Milano, la banca, quindi lei lavorava per l'Italia, no? Stando qua a lavorare. E quindi lei fece 2-3 mesi, poi a gennaio ufficialmente ce ne sono venuta a Lisbona. Lei da Milano a Lisbona, io da Andria a Lisbona praticamente. Okay. Basta, a gennaio 2012 sono qua. Mitico gennaio 2012. Ma scusa, i primi mesi come ti sono sembrati? Per i primi mesi, cioè il primo mese c'è stata la formazione, diciamo paradossale, no? Paradossale, totali. Sì, c'erano ancora strade buie, c'erano ancora strade drogate, c'erano ancora strade orribili, puzzolenti, e quindi dicevo, ma dove cacchio sono finito? Ti giuro, i primi giorni così era. Vai, i primi giorni. Poi, in realtà ci siamo conosciuti tutti noi, ci siamo divertiti, comunque il primo anno che era, il 2012, tutto il 2012 ci siamo divertiti. È stato un ritorno alle scuole superiori. Sì, bravo, partite, Stesso al call center, è famosa, no? Ma scusa, ci vuoi spiegare un po' insomma, com'era l'ambiente lì lavorativo? Questo, che poi alla fine ho fatto 9 dove mesi. siamo stati noi? Noi siamo stati insieme, poi sei stato un po' di più,
Io sono io stato sono qui. 12 mesi tecnicamente, 9 mesi praticamente. Ok. Il nono mese mi hanno cacciato. Anche l'ho tu- accompagnato alla porta. Puoi andare fuori. Anche Anche mi è tu un successa la minimo stessa di 12 fortuna. mesi di tristificio, no? Sì, Oh. sì, esatto. Ma perché 9 ma in realtà tecnicamente 12? Perché il nono mese ho gravidato, che ho detto a quelli, ma voi siete pazzi, perché un giorno dicono, domani, o no, oggi siamo entrati in azienda, c'era un po' di scritte, Apple Day. Io, minchia, Apple Day, questi ci danno, ma pure una caccata dell'Apple, che ne so. No. Le mele. Erano le mele vere. Erano le mele vere. No, ragazzi. Mi danno un Non ci device. credo. E invece Vabbè. la mela è una mela vera. Quando mi dà la busta delle mele, la super eroina lì, non so come si dice, mi dà la cosa e faccio, sono le mele, vabbè. Apro le mele, la busta delle mele, e le mele non erano mele. Che cacchio erano quelle cose? Cioè, io me le dico, raga, sono passati 15 anni, mi ricordo tutto. Sono mele Apro la diverse. busta, non sono mele, sono tipo mela, però è un'altra cosa. Ah. Non so che a me mi piaceva, perché diedi un morso, Melocotone. dico, che cacchio è sta cosa? E lo buttai nel cestino. E tutta l'azienda si è Grande. fermata, 5.000 dipendenti a guardarmi. Addirittura Buttato le mele quello! E sono venuti a prenderti. Sì, vabbè, in realtà è stato da naturalista, ho sbagliato, non si fanno queste cose. All'epoca Un poco più light, no? Come si dice. arrabbiato, butto le mele, e la tipa, cioè mi accorgo che qualcuno se ne accorge, però io da orgoglione, ho fatto proprio così, spam! Giorno dopo ridanno le mele, se mi sbaglio, forse lo stesso Ancora? giorno. Insistete con Sì, sta il mela. giorno dopo, perché loro hanno metabolizzato quello che io ho fatto, Sì. il giorno dopo hanno messo di nuovo le mele, io l'ho ributtate le mele, alle 5 di pomeriggio tutti fuori, tipo usciamo fuori così correndo, che a zero eravamo già fuori, ovvio, che deve fare fantozzi, alla fine c'è chi spaccava il bello, si buttava. Fabio già da un Alle 5 ore. minuti erano 59. tutti fuori i miei amici, io volevo stare con loro, invece la super eroina diciamo, vieni che il super erone ti deve parlare. tutto questo per la mela. Rifiutate lei- due volte. Rifiutate due volte. Capisci? Vado là, lui mi dice Due due volte. cose in portoghese, io stavo qua da 8 mesi, 9 mesi, il mio portoghese non era fantastico, diciamo, molto basico. E quindi ho capito che dovevo essere licenziato, quello era facile. Ho capito, che lo guardavo e dicevo, ma questo che cazzo sta erano dicendo? chiari. Non lo sento, poi vabbè, la tipa faceva anche un po' da traduzione, la super eroina. E basta, mi disse no, vai a casa, però questi altri, cioè il contratto era di un anno, quindi gli altri 3 mesi che rimanevano me l'ho lasciato a casa e mi pagavano. Bello. Lì ho trovato la positività. Ce l'hai fatta. Ho detto 3 mesi a casa. Lì hai pagato. detto Lisbona è per me. Non ti hanno voluto Esatto. dare qualcosa in più per licenziamento ingiusto? Ma non è un licenziamento. Ma Poi no, Mancato altri rinnovo del contratto È contratto. meno. Mancato no, rinnovo. è, non solo, lo pagavo. è solo allontanamento dal posto di lavoro. Loro ti allontanano, esatto, Sì, sì. te ne stai a casa, loro casa. ti pagano tranquillamente fino alla fine. Però per del rescindere il termine del contratto, Perché non succede mai? Ma loro non Ma infatti rescindevano non il era contratto, così era un contratto facile, di un basta rifiutare le anno, mail. quindi finiva il contratto, basta. Lui intanto Quindi non posso- c'è andavi via speranza anche per me. fisicamente. Lancia una capsula di caffè. Esatto. Ognuno con le sue... Esatto. Vabbè, insomma, fatali furono le mele. E in Quindi quei sì, 3 per mesi questo motivo, Peccato 3 mesi iniziale. non ho fatto niente, non hai fatto abbastanza niente. Eri sempre al bairo alto, mi ricordo. Beh, Ci siamo dopo ad abitare. Ci sono i documenti filmici. Ero lì vicino, bellissimo. 2012 poi è finito, 2013 con il nostro amico Simone, bella Che lì, salutiamo. che salutiamo. Buonanima lì dall'alto del secret che veglia su di noi. Che aveva trovato questo postaccio, cioè lui già durante il nostro lavoro nella Teleperforza, lui già voleva aprire cose, in realtà lui è stato un precursore di apritori di cose. Lui apre, Cioè, è proprio questo che lui voleva aprire apre. tutto, però alla fine lui ha aperto un sacco di cose. In tutti i sensi. Vabbè, comunque... Per chiudere ci si pensa. Quindi lui è venuto da te e ti ha detto
riunione a casa di le sue riunioni a casa di Tina. Tina, che salutiamo. Però. Ciao Tina, buongiorno. Riunione a casa di Tina all'ultimo piano, eravamo 7 persone, 6-7 persone, tutti amici, italiani, sloveni, portoghesi, Joao. Ciao Joao, salutiamo Joao. C'è sempre un Joao. C'erano un sacco di nomi durante l'intervista, quindi li salutiamo. C'è Joao, italiani, io. Ho trovato un posto posticino al centro di Lisbona, andiamo, vabbè, il giorno dopo andiamo tutti insieme a parlare con Irish, ciao, salutiamo Irish. Non sappiamo. Poi parleremo anche, su Irish. Salutiamo. Arriveremo poi al Abbiamo trovato questo ragazzo capoverdiano che ci ha aperto la porta era con gli scalini, una sala gigante, altre sale, un patio fuori, così, wow, Simone. Abbiamo trovato il posto giusto. Mi hai detto tu vieni a Gallarati, non ti davamo 4 lire, invece strabella! Ma lì, bel posto ha trovato. Che poi è diventato Art Casa. E poi è diventato Art Casa. Cioè, non so se mi sa che già c'era, no, era Crecce, una cosa del genere, poi è diventato Art Casa. Sì, non se non so. sbaglio. O già c'era, comunque noi siamo entrati dall'inizio. Sì. Quindi siamo stati noi all'inizio dell'Art Casa. E siamo stati là 1 anno e mezzo. Aspetta, ma dici cosa succedeva, cos'era l'Art Casa, cosa succedeva e soprattutto quando chiudevate poi la porta, le orge, no? Sono interessato a quegli aspetti. In realtà sì, No, allora, chiudevo ufficialmente alle 2, poi dalle 2 alle 7, alle 8, alle 9, alle 10. lì urla, strilli. Chi c'era, chi Ma non voi c'era. facevate musica, pizze, cioè com'era la sera? Sì, là praticamente io e Andreas facevamo le pizze. Facevamo le pizze perché noi già eravamo andati a casa della gente. Ok. Saltato questo Mi hai particolare. segnato questo passaggio. Abbiamo fatto troppe cose. Vabbè, adesso ci ritroviamo a casa della gente, quindi voi lì, cioè tu Andreas Facciamo le ed pizze altri, da Andreas. facciate Sì, le pizze. avevamo come si dice, un angolo cottura. una lista, Una lista. il nostro angolo cottura con il forno che non funzionava, che poi funzionava, che poi andiamo ad Almada, poi torniamo, poi da giù, sposti. Addirittura Le pizze Almada. sono sempre uscite. Rilento assoluto. Almada 10 anni fa doveva essere, cioè, peggio di quello che è adesso. Madonna, sì. Madonna. Vabbè, peggio di quello che è adesso non c'è. Vabbè, no. Lasciamo prendere questo argomenti. capitolo tristissimo. Fantastico. Vabbè, quindi voi vi occupate della cucina, il Simo intratteneva, insomma... Il Simo faceva public relation. Public certo, il relation, public relatore di tutto. quindi c'erano concerti... C'erano concerti, c'erano... abbiamo fatto una beneficenza un giorno per far uscire un amico dal carcere. Che Simo l'ha messo pure dentro al libro. Sta così, perché se cacchiate, è successo qualcosa, doveva stare una settimana, invece noi abbiamo fatto questo evento, abbiamo raccolto il fondo, dei fondi, abbiamo pagato, è uscito, poi abbiamo fatto un altro concerto con lui che abbiamo fatto a tempo anche. Un grande giambettista. Ma tu allora ci ricordi dove era localizzato l'Art Casa? Per chi non lo sapesse, era Lisbona in centrissimo, no? Rua, non mi ricordo, La la Rua, rua sì, che ma porta la Damastora. La Damastora che è uno dei belvedere più famosi di Lisbona, quindi via centralissima. Sì. Ma poi come mai è finita questo insomma, dissidi interni? Vabbè, interni a uno i pezzi sono andati via perché c'era altro da fare. Ok. Praticamente. Lo riduco così, dai. Diciamo così, io avevo il bambino che era nato, quindi volevo lavorare di giorno. Okay. All'epoca la gente dice di giorno, la notte si fanno i soldi, ma quando si lavora di giorno. Il bronze, caffè, cocco, perché ma quindi noi la radio la dobbiamo fare di pomeriggio, cioè, la ristorazione, diciamo così. Ma quindi noi le interviste le dobbiamo fare alle 10 di mattina allora. Ah no, tu dici solo la ristorazione? No, solo ristorazione, ok. Niente, no, perché siccome cerchiamo un modo di fare soldi e non ci riusciamo, forse sbagliamo gli orari di lavoro, devo fare alle 10 di mattina. Ok, allora facciamo un passo indietro e ci racconti questo tuo incontro con le pizze, no? Alla fine, cioè, eri un pizzaiuolo già oppure no. Qua conoscendo Andreas? Qua con Andreas, che l'ho conosciuto nel 2012, mentre stavo lavorando lì, l'ho conosciuto, abbiamo fatto un po' di Simone organizzava le sue fantastiche serate, le sue cenoni, 35 persone, ognuno porta quello che vuole, questa è la cena di Simone.
E lì ho conosciuto Andreas, poi siamo rimasti amici. Io con Mariana, lei con l'ex compagna, eravamo tutti amici, poi vi ricordate voi, no? Pure. Sì. Lui sapeva già fare la pizza, panificazione, lui è bravo alla panificazione. Okay. Niente, mi sa che una volta ha fatto lui le pizze, forse da qualche parte, forse proprio da Simone, buona. E ho detto io, insegnami pure a me, perché tanto così, erano gli sgoccioli che forse finiva o forse era già finito, faccio, insegnami a fare la pizza, perché la pizza secondo me, cioè, se la fai bene, funziona. La pizza funziona sempre, sì. Sì, funziona sempre. E io ci metto virgola se la fai bene. Punto. Sì. Sì, perché tutti dicono, fai la pizza, allora funziona. No, cioè, se la fai bene. Okay. Quindi mi ha insegnato a fare la pizza e abbiamo fatto un evento noi, la pizza con gli amici, ci siamo divertiti, così qua e la ex compagna di Andreas fa che lo mettiamo come business sta cosa e noi come facciamo? Andiamo a casa della gente. No? Quindi è stata un'idea di Elena. Esatto. No, è sempre l'idea di una donna, quello che c'è. Quindi è stata l'idea di una donna, quella di andare in giro. Sì, noi tra una cosa e l'altra pensavamo, facevamo le pizze e lei più pragmatica possiamo fare così. Ok, ma con gli amici, quindi avete cominciato con gli amici ad andare, cioè gli amici, com'è che è cominciato la prima trasferta? La prima trasferta è stata con la pubblicità praticamente, perché noi la prima trasferta non abbiamo fatto le pizze, abbiamo fatto gli gnocchi, perché non si poteva fare le pizze. Pensavo gli gnorri. Una pizza in compagnia, comunque abbiamo fatto l'evento. Era la pizza in compagnia e poi siete andati lì e abbiamo fatto gli gnocchi. Buonissimi, perché loro già avevano mangiato, non so mi ricordo, forse avevano già fatto la pizza per loro qualche giorno prima, quindi l'avevano già assaggiata. No? Ma erano italiani questi? No, portoghesi, era un locale che aveva un piccolo baretto, ma non so cosa c'è. Casa Raffaele Baldaia. Figo perché mi ricordo perché c'era Raffaele Baldaia, no? Come si dice? Di Pessoa, il tre che ballava. Fa dei gesti inconsulti. È uno dei tre che ballacche. È uno degli eteronimi, dici? Ok. Si voleva anche Eteromino. Quindi vabbè, gli gnocchi comunque sono piaciuti, finisce la serata. Nel frattempo doveva esserci una tipa a farci l'intervista, non c'era, quindi non c'era pizza, non c'era l'intervista. Però qualcosa è cominciato. Cominciato che questa poi ci fa l'intervista con la fiducia della nostra amica portoghese che aveva detto che le pizze sono buone. Ci fa l'intervista. Ma questa che vi fa l'intervista chi era? Di un giornale? Una tipa mi sa portoghese, non mi sbaglio, mi ricordo portoghese, che c'è un giornale telematico. Ok, ho capito. Che tipo c'è Lisbon, London, Berlin, Monaco, bla bla bla. C'era quello di Lisbon, lei si occupava di non so cosa del giornale, no? E ci fece un'intervista. Dopo questa qua, dopo 2 o 3 giorni mi chiama RTP1. La Madonna! Io penso che era una paraculata, dico proprio a noi, io sono a me stai cercando. Io sono azzurro liscino. Chiama il TP1, niente, praticamente gli era piaciuto il progetto di noi che l'avevamo fatto solo una volta con gli amici, ma non c'era niente di storico. Il fatto è che noi andavamo a casa la gente con la mochila, lo zaino, con la bicicletta, quindi tutto ecologico, tutto biologico, l'impasto fatto da noi, il cibo comprato chilometro zero dal supermercato, per quello c'era, e facevamo le pizze a casa la gente. Quindi questa idea allora è piaciuta, la P1, e c'era il programma di, che ne so, quelli che si inventano le cose ce la fanno. Così si chiama il programma. Un capitalismo estremo. Grande. Così. Facciamo l'intervista, dopo questa intervista è stata la più bella, perché noi portoghese, lingua portoghese, 0,7. Questa con ma è bella che è portoghese, ma non da 1 a 10, da 1 a 100. No. Scherzo.
Perché già per me è esagerato. No, non era bassissimo perché comunque qualcosa ci capiva. No, vabbè, dai. Con te per forza. Sotto la metro io dico Andrea, ma tu lo conosci, lo sai il portoghese? Lui no. E tu io, me. Stiamo andando al primo canale portoghese. E lui, ma sì, che cazzo, andiamo. Insomma, di là abbiamo fatto l'intervista, la tipa bionda, quella famosa che fa le cose. Come fare le cose? Con le ginocchia a punta, quella con le ginocchia a punta. Non parlo delle ginocchia, i capelli da corti dietro. Ho fatto l'intervista, insomma, dopo questa prima intervista ovviamente è piaciuto al pubblico. Noi abbiamo avuto subito risposta su Facebook, tipo 3-4 mila like in 2-3 ore, in 2 ore. È piaciuto. Subito dopo ci hanno chiamati, non mi ricordo, TVI, RTP2, Corriere della Magna TV, tutti. Poi è passata l'Italia. Ovviamente l'Italia ha detto, minchia, quelli là, stanno facendo qualcosa, mettiamoli pure noi in TV. Rai 1, Rai 2, ho fatto le interviste giù da me, un paio di come si dice, emittenti televisivi, piccoline però che sono, sì. Quindi ho fatto un sacco di cose, ci siamo un po' divertiti. Ma scusa, un abbonamento annuale alle file di Sandria invece lo stadio non te l'hanno. Attenzione, ma non sono Andrea. Posso regalare. Mio fratello l'ha fatto l'abbonamento. Grande, tutto l'ha pagato. Vabbè. Tutto. Niente. Vabbè. Ma quindi dopo la pausa ci racconterà cosa ne è uscito da tutto questo successo. Esatto. In termini monetari. Aspettate che prima di fare la pausa, praticamente non so se conosci Dushalo Correia, che è un artista angolano, Grande Scialo. che sicuramente allora la conosce, immaginavo, che ci ha inviato oggi una nuova musica. Ci dice è un fado da minha autoria, canto em português e Kimbundo, é uma das línguas angolanas. Então vamos a ouvir este fado, parece que foi gravado na Casa Mocambo, que mandamos grande abraço a Casa Mocambo. E il nome della musica? È Lisboa minha companheira. Ok. Perfetto. Déjà. Mesmo se eu não te encontrar, andarei pelas ruas prediletas e como um lobo perdido da alcateia, sempre terei Lisboa como minha companheira. Mesmo se eu não te encontrar, andarei pelas ruas prediletas e como um lobo perdido da alcateia, sempre terei Lisboa como minha companheira. Vou afogar as minhas mágoas na tasca do Manuel, do ecrã do Tejo eu vejo um filme de uma personagem sem papel. Só tenho a ti Lisboa, minha amada, minha companheira. Nikingaku sangyami Giamunjila yangi wabelela Kalanjinji wakambondando Muitangana yoso kambanyami Lisboa. Nikingaku sangyami Giamunjila yangi wabelela Kalanjinji wakambondando Tangana yoso, Cambadiami, Lisboa.
ama, mingi funda mukisa samba que a Manuel. Mumbesu yangenji até jungimono musoso de amutua cambo sabo. Só tenho a ti Lisboa, minha amada, minha companheira. Tornati. Allora, abbiamo scusate un momento di c'è stato il cambio di camera. un cambio di camera così, Cambio di città, siamo andati abbiamo scoperto che Nino Magno conosce Scialo Correia. grande. Come fai a conoscerlo? Cosa avete fatto voi? No, lo conosco da tanti anni perché lui è musicista, poi è venuto qui in pizzeria una volta e il mio amico mi fa, lui è Scialo Correia, io dico, ah ok, e chi è? E poi ho capito chi è. Le due strimpellate. Va bene. Allora, quindi ci dicevi il telefono era bollente, vi chiamavano per fare queste interviste sia in Italia che in Portogallo. Erano più interviste che le volte che siamo andati a lavorare in realtà. Io ero curiosa di capire com'è che si svolgeva poi, cioè dove trovate le persone per andare. In quel periodo, quindi noi abbiamo fatto un'intervista in 2013, non so, io non mi ricordo quanto abbiamo fatto, 5, 6 mesi, 7 mesi. In quei 6-7 mesi abbiamo lavorato e facevamo anche le interviste. Che succede? Ovvio, l'RTP1 in automatico, uno ti chiama, tipo una volta ci ha chiamato un tipo che pensavamo fosse un ambasciatore angolano, un ambasciatore di qua, non era niente. Insomma, era un famoso stilista africano. E ci ha chiamato per fare, non le pizze, perché lui... Siamo andati lì per fare un briefing con lui, ci fa, vuoi fare solo pizza? E noi, vabbè, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Ok, io di solito facciamo le cene a tema, questa volta tocca a me, a casa mia, voglio fare la cena italiana. Voi ce la fate a fare questo, no, ovvio, facciamo questo e quest'altro. E abbiamo fatto un bel cenone, tipo questo è stato bello, è stato divertente, capito? Un altro da Montigio, come siamo andati a Montigio? Con la macchina di qualcuno ci ha preso la macchina, siamo andati lì perché era impossibile andare con le biciclette, che era qua nel DSM, non con le biciclette. Siamo andati lì ed era una casetta carina, in realtà mi ricordo un po' di case che siamo andati, tutti sono stati erano tutti accoglitori, sì. Accoglitrici. Accoglitori, sono i trulli. I trulli di Andri. E quindi così si svolgeva, che ci chiamavano perché dicevano di qualche parte. Una curiosità, ma come la prima volta che tu sei andato a casa, com'è nato all'inizio? Cioè da dove andiamo a fare, com'è nata l'idea? Andiamo a fare pizza a casa della gente? Sì, dove, come, chi è che eravamo a casa di Andrea, se lì c'è sempre smog dentro la casa. Lo smog, il famoso smog di Lisbona. La polizia aiuta a volte a delle idee geniali. Cosiddetti campanoni. Questa è stata un'idea geniale, perché fare le pizze a casa della gente, dove sprechi la luce, l'acqua, il gas, tutto la location, tu manca una fattura. È perfetto, tu li porti sul cibo buono e loro sono felici. Noi abbiamo provato pure a fare Radio Pistacchi in tournée a casa della gente. Sì. Si provano a portare. E infatti come facevate a portarvi le cose che vi servivano? Oppure addirittura chiedevate alle persone di comprarli prima ed erano già a casa della gente? No, in realtà avevamo 2 o 3 teglie così da mettere nel forno, più le teglie che di solito il forno c'ha. Sì. E l'impasto pronto. L'impasto pronto di 2 giorni prima, arrivavamo lì con l'impasto che era già abbastanza lento, quindi facevamo le palline, andavamo là tipo 2 o 3 ore prima.
Questa è la regola, perché facevo i pallini in 3 ore, poi rilassavano e poi facevo una pizza. Ok. E il primo invece sviluppo importante, cioè, come vi siete fatto pubblicità? Com'è che vi siete espansi secondo te? Prima della televisione. Cioè prima della televisione, com'è che avete cominciato a prendere piede, diciamo, a Lisbona? Ma no, noi, nessuno, noi abbiamo direttamente in televisione siamo andati. Io senza passare la questa cosa che tipo... No, devi fare il culo. Allora, forse non avete capito. Prima l'idea buona funziona. La situazione è questa. Io Cioè tipo... Un giorno venivi licenziato perché buttavi le linee nel cestino, la Pochi mega mesi ditta dopo. galattica, pochi mesi dopo ti chiama l'RTP Esatto, e dice vieni da noi e dici che si fanno le pizze. Cioè, ma neanche a Hollywood secondo me se la scrivono una storia così, cioè fantastico. Così è andata, noi non abbiamo fatto niente di che. Niente, ma anch'io non faccio un cazzo, però non mi succede, mi chiama la RTP. Ma c'era sotto scusami. che noi sapevamo fare le Nel senso, bisogna fare le pizze. Come ha sentito? Vabbè. I forni accesi. I forni. Sì, in realtà una prima volta a casa, ma la prima volta è stata a casa nostra, a casa di Andrea, sono fatto le pizze, e lei abbiamo pensato anche al nome, una pizza in compagnia, perché stavamo ascoltando la musica di Elio. Ah, è bella! Oddio, bellissima, ce lo dici così! Una pizza da solo. Bellissima. Una pizza in compagnia. Il nome si è piaciuto sempre alla signora, se mi sbaglio fa la pizza in compagnia, una cosa del genere. O io, non mi ricordo, comunque plastica. Ok, poi Ci dopo siamo buttati su è finito, ma si può dire perché è finito, cioè insomma anche lì un sogno è Hai- finito subito. hai lanciato una mela sulla telecamera. O la sai che la televisione è un boomerang, no? È un troppo successo. È successo, poi torna indietro e spam Troppe qua! feste. Sei caduto in bici mentre andavi. Ok. E dopo che hai fatto? Quindi dopo... Allora, poi l'Art Casa è chiuso, quindi poi è arrivata l'Art Casa. Sì, pizza e compagnia, famosissimi, poi l'Art Casa e poi dopo la pizzeria. la pizzeria. Ok. Ma a casa della gente ci andavate in bici, vero? Sì. Sempre, solo in Sempre. bici. Perché non c'era ancora l'Uber. Quando Ragazzi, Lisbona in bici, quando non c'era la pedalata assistita. Cioè, in bici. Con 5 kg, 6 kg, Madonna, bustoni. Sì. E Andreas, ma dov'è? Vai, E poi non so portate dov'è. lì in casa, no, tutte le teglie sudate. Era l'ingrediente segreto. I pani sudati. È il segreto. Grondanti È il vero segreto, di sudore sì, italico. Non era un E po' lui d'olio. sono i sali. È un po' salato questo impasto, ma Lo iodi del fiume. La pizzeria invece come è nata? la pizzeria come è nata? La pizzeria è perché la pizza, la famosità è la casa. Dico, famosità? Mentre stavate ascoltando i ricchi e poveri. Anzi, Dalla famosità all'Art Casa, quindi la gente sempre di più ha mangiato questa pizza. Io trovo un locale nel centro di Lisbona dove ancora non c'era niente, non c'era niente, solo un capoverdiano e basta. E la signora faceva il beat con le patatine fritte, la salata e l'arroz a 6,90 €. Mi tocca una bistecca. Sì. Ma scusa, tu non hai avuto paura di aprire in una via dove non c'era nulla? Cioè, qual era il concetto? Perché in quella via non c'era nulla. E quindi voi non c'era nulla. Noi non siamo in una via di che passaggio. quando ho aperto il mio negozio nella strada di allora devi capire che il capitalismo vive al centro. la politica è rimasta la stessa. Ok. Giustamente tattica vincente non si Va sa. bene. Sempre dietro Dietro. l'angolo. Poco Tanto dietro. l'asta, in realtà dove ho aperto io, adesso è Adesso centro, è centro. ma pure prima era centro. Cioè Ma adesso è tutto tipo rifatto. 500 metri a Bairro Alto, ok che lo devi fare con una pendenza da 78 gradi. Però Adesso ha rifatto tutto, è spettacolare, non so se l'hai visto. C'è tutto il largo lì davanti, c'è tutto nuovo. nella La pavimentazione, l'ho seguito l'arredo tutto. urbano. L'ho seguito tutto là, anzi gli ingegneri venivano da me a dire Mino che dici va bene così. No, Ma c'è una pizza
Comunque lui è lungimirante sul capitalismo, infatti l'area si è sviluppata, è diventata una delle più ricche fra l'altro di Lisbona, sì. e non solo, ha aperto un tristificio lì, una sede, infatti ci andavamo a mangiare le pizze. Allora uscivo e andavo da lui a mangiare. Capito? E quindi per quanto tempo è rimasta aperta la pizzeria? 5 anni. 5 anni. E com'è che avete deciso? È stata chiusa perché io volevo uscire, ero stanco della ristorazione. Un tipo ricco di Estoril, famoso ricco di Estoril, non è ricco, è solo un ladrone. È entrato dentro, mi fa: faccio la gestione, facciamo un contratto bruttissimo, io non ci capisco niente, però va bene così, andiamo avanti, voglio uscire dalla ristorazione. E basta, 10 mesi ha pulito tutto, se n'è andato e sono rimasto senza niente. Nel frattempo lui non ha pagato nessuno, non ha pagato i fornitori, non mi ha pagato a me, ha fatto un bel po' di schifezze, diciamo. Un po' di puffi. Ma scusa, ma quindi poi avete messo, cioè avete chiamato un avvocato, Dovevo chiamare mio cugino da Andrea. Ah, giusto. Una mazza da bene. Bravo! Ma scusa, perché certe volte potrebbe servire una cosa del genere. Gli avvocati di Andria, no? Sono famosissimi. Una certa Mara. E quindi tu, stanco della ristorazione, cioè, e quindi cambiato... ho perso quello, ho chiuso quello. Nel frattempo avevo già preso il localino di fronte alla pizzeria. Sempre vedevo avanti. E lo zio voleva dei soldini in cash, io c'avevo i soldini in cash, facciamo su 3 spassi, mi prendo il locale e apro il LAI, Laboratorio Artistico Indipendente, che doveva essere, in realtà lo statuto c'è, però l'associazione non è mai stata costituita. L'idea è di una testa di una piovra dove tutti i tentacoli sono le varie arti che ci sono nel mondo, tutte o quelle che ci sono, e la testa, diciamo, dà questi impulsi, no? Questi aiuti. Me lo so disegnato così nella testa, me lo disegno proprio. Dà questi aiuti, quindi la sede lì, anche se piccolina, non è grande per ospitare una mostra di fotografia, una mostra di musica, una mostra di quello, piccolino, però questo, se c'è un'entità dentro come l'associazione LAI, questa entità ha voce in capitolo a livello governativo, come ti posso dire. Quindi tu vai alla Camera Municipale di Lisbona e dici: io sono questo, c'ho lo statuto, abbiamo già fatto un po' di cose, mi serve il locale che sta a Rua das Gaivotas, che c'è un po' di roba del comune di Lisbona. Posso prendere quello là per un giorno, 2 giorni, un mese, il giorno XY per fare una workshop di fotografia, workshop di pittura, workshop di tutto. Radio, avevo pensato alla radio, avevo pensato fare una cosa di registrazione anche piccolissima. Vabbè, ovviamente ho aperto, non c'erano tanti soldi, quindi era una cosa da fare con calma, però l'associazione già la stavo costituendo. Nel frattempo era una galleria d'arte, di amici miei artistiche, abbiamo cominciato a mettere un po' di quadri, cose, abbiamo fatto un paio di serate bellissime, abbiamo riempito la via, ci siamo un po' divertiti. Poi, pandemia. E che porca miseria, non ci piaceva l'arte, niente. Pandemia ha ripulito ancora una volta. Durante la pandemia, quello è chiuso, non si vende niente, non si vende arte, nessuno vende niente. Lisbona, Portogallo era già più tranquillo dell'Italia, no? Nel frattempo che tutti stavano a casa, io andavo là perché avevo il negozio, dovevo fare le cose, quindi avevo questa sculpa, questa sculpa là. E quindi siamo rimasti 2 o 3 mesi senza fare niente, e poi a mio fratello ho detto: c'hai i soldi? Apriamo qualcosa qua, perché se no lo devo dare indietro sto coso, ed è un peccato. Questa volta ha fatto più grande. Grande, bravo, Big Brother, Lello, grande Lello. Salutiamo Lello. Ciao Lello! Ciao Lello! Lello! Ho detto a Lello, apriamo qualcosa. Nel frattempo io avevo fatto una a Sines, Festival 2019, il Festival dei Morti, come si chiama? Avevo fatto, come si dice, uno stand di magliette, perché mi piace fare magliette. Una vecchia passione. No, quindi ho fatto questa esperienza là. Nel frattempo ho conosciuto degli amici che avevano una tenda non di CBD, ma di prodotti di fumatori, diciamo così. E loro nel frattempo hanno, non so se ce l'hanno ancora, a Leiria un negozio. Lì sono tipo da trovare, anche bello il mondo del CBD, dell'erba legale, no? Che nel 2020 non ci sapevo qualcosa, ma quasi niente. E poi dico a mio fratello: io, cioè, secondo me c'è un'altra cosa che vedo avanti, sempre avanti si vede. Avevo visto avanti del tipo,
cioè, sta funzionando, sta andando. Nel 2018 è passata la legge che a livello europeo si può vendere tranquillamente. Il Portogallo non è l'Italia che è cafona, in Portogallo si può fare, vai tranquillo. Apriamo il negozio CBD. Perché è l'unica maniera per riprendersi il negozio, se no devo lasciare. Con l'arte non ci avrei fatto più niente. Basta per un negozio CBD 2020 e mo sta ancora là, vive là. Poi nel frattempo mi sono staccato da mio fratello perché io poi sono andato in Spagna. C'è ancora la Spagna nel frattempo. Allora, devo raccontare, ma prima della Spagna facciamo l'ultima pausa. Sì, torniamo con Scialo Correia. Sempre Scialo. Scialo. Ci piace. Rumba della madrugada. Buona madrugada, bello questo. Un altro segno, un altro dito medio per me, no scherzo, era l'indice, ma questa volta allora corriamo subito in Spagna a Torremolinos. Tu che cazzo ci sei andato a fare da Lisbona a Torremolinos? Sono andato in un paese che manco sapevo dove era, non sapevo Costa del Sol. Ho sentito Costa del Sol, andiamo al solo. Sì, io e la mia ex con 2 bambini, Lupo, Leone, sono nati durante questi 10 anni qui a Lisbona. Abbastanza stanchi a Lisbona, comunque no, siamo sempre tutti stanchi perché tutti siamo qua. È un denominatore. Ma noi che ce l'abbiamo fatta, siamo andati davvero. Vabbè, in realtà erano per i bambini, perché qua 2 bambini che crescono va benissimo Lisbona,
però la vedo con meno verde rispetto a dove siamo andati ora in realtà. Che non è che siamo andati in una città Gratacci, no, siamo andati in una cittadina con palazzi di 2-3 piani, palme in giro per la strada, spiaggia, costa lunghissima, cioè abbiamo cambiato, no? Sì, aria quindi più fresca. Sì, brava, quello volevamo noi. Ti sei interessato più alla parte naturalistica, diciamo, nel senso, per i tuoi figli? Sì, io per loro e anche per la mia ex, perché comunque lì stava qua, non è che guadagnava tanti soldi, lo sappiamo, no? Che non si guadagna tanto qua. Infatti se ne là è molto meglio, infatti felicissimo. Poi vabbè, dopo un po' ci siamo separati, vabbè, di comune accordo, cose, sono andato a Malaga, ho aperto la pizzeria a Malaga, ho detto proviamo con sta pizza, no? Magari succede qualcosa, non è successo niente, solo tanti soldi buttati. Succede. Può succedere, no vabbè io Ma perché c'erano troppi che proponevano perché la domanda era diversa da quello che offrivo, cioè la domanda stava là, l'offerta stava qua, quindi non si incrociava mai. Ma scusa, quindi c'erano pizzerie di lusso, diciamo. Contrario. Ah, pizzerie proprio... tutto a ribasso. Là è tutto a ribasso. Ma tutti indiani, no? No, là anche italiani, c'è una grande grossa comunità marocchina, algerina, Nord Africa. Quindi pizzerie italiane ce ne sono pizze italiane ci sono, però la pizza italiana già è vista come gourmet. E quindi devi stare al centro, devi stare là, devi avere un locale. Io avevo la pizza particolare, non è la pizza napoletana classica, tutti conoscono, la mia è fatta nella teglia, bla bla bla, c'è un metodo più lento, a me piace di più, però è più lento, quindi magari pure questo non è... Ma invece Malaga che città è? Cioè, nel senso, tu la consiglieresti una città... Guarda che bella da visitare. Ma da vivere invece? Da vivere è impossibile come Lisbona. Non si trova l'appartamento, non si trova casa, non si trova niente, il lavoro lo puoi trovare, ti pagano qualcosa in più di qua, va bene, però c'è più niente da dormire a Malaga, c'è più niente. Quindi come Lisbona, se qui ti chiedono qualcosa, là ti chiedono un sacco di cose. Tipo se gli ultimi 3 mesi di lavoro è quello, il fiador, il cugino del fiador, la zia del fiador, se viene il presidente della repubblica è meglio, tutti li volevano dentro, cioè anche per un quarto, una stanza e poi aspetta, sono pure cari, di più di qua. Di più di qua? Malaga sta bella fregata su sta cosa. Infatti stanno facendo casino a Malaga, hanno fatto un sacco di manifestazioni. Anche un po' l'abitazione là sta soscordata proprio. Ma che cazzo è successo? Perché qua abbiamo capito qua lo giustifico con il turismo. Tutta la costa. Ma la costa c'è sempre stata l'isola. Bravo, e che ne so, sono svegliati di nuovo. Ma sarà il ciclo, ma questo è il ciclo che rivogliono di nuovo la costa. Vabbè. E quindi stanno tutti sulla costa. Ok. Poi di là ho chiuso Malaga, ho chiuso la pizzeria, ho chiuso Malaga, dico vabbè ok, ho 40 anni, so fare solo le pizze, dove me ne vado? E le magliette anche aveva Scusa le magliette. però come mi ha detto, mi diceva sempre me, la pizza vende di più. E c'ha ragione. Vabbè. Quindi sapendo fare queste due cose solo o apri qualcosa e quindi le fai, o dove vai? A fare il pizzaiolo? No, come vai a fare il pizzaiolo dall'altra parte? Ma infatti io ti stavo chiedendo, perché non ti è venuto in mente andare a Dubai, in questi posti? No, c'è bambini in Spagna, devo stare vicino ai bambini. No. Giusto, non dimenticavo, scusa. Bambini prima di tutto. Bambini prima di tutto. Vabbè, ti porti a Dubai. Ma no, ma nel senso, no, sai cosa? Noi abbiamo avuto un nostro amico. Una volta a Dubai. Vabbè, lui non aveva figli, ovviamente era indipendente, era andato a Dubai, un portoghese, e poi ha preso e è andato a Dubai e quindi ha fatto un'esperienza, io non ricordo. Ma a parte questo, magari in un altro trasferimento, in un altro paese d'Europa, magari più vicino, che ne so, la Francia. Oppure un altro paese di Spagna, un'altra città della Spagna. Mi voglio fare 2 o 3 mesi, magari l'anno prossimo d'inverno non mi ricordo se sta mio amico, se sta a Oslo, una cosa del genere. Fare là, lavorare in una pizzeria, cosa. Là mi faccio 2 mesi, mi prendo un bel po' di soldi, mi metto qua, c'ho un bel po' di soldi, mi vado a trovare i miei bambini, sto una settimana, 2 settimane là con loro. Quella cittadella dove sono rimasti i bambini, lì, quella tranquilla con il verde Spagna, non ti... Torremolino. Non c'è niente neanche là. No, ma in realtà... Stava stretto. È duro. È un posto più turistico. Ho fatto 4 amiche, tutte femmine, 4 amiche in 3 anni, in 2 anni e mezzo.
non è possibile. Io sì, da Torremolinos è tutto. Qualsiasi cosa, fai una cosa e incontri amici. Ho visto che se entri nella cerchia va bene, se non stai nella cerchia, cioè se io uscivo solo la sera, tornavo solo la sera. Non perché volevo tornare accompagnato, ma è più difficile. Si esce, noi eravamo al contrario all'inizio, eravamo in 15, si finiva in 2 o 3. Però c'era anche quello che uscivi, poi trovavi gli amici, poi trovavi gli amici, poi trovavi gli amici. Vabbè, ti parlo di tanti anni fa, ma anche adesso è così. Io comunque qua, se esco la sera, conosco tanta gente, vabbè, ma anche se non conosci nessuno, comunque una persona ti ferma, dice una cosa, parli, boh, andiamo per il caffè, che ne so, cioè, c'è socialità rapida. Invece là a Malaga no, c'è molta più diffidenza, secondo me. Ok. Ho visto questo, però sì, però sono belli spagnoli, non so se sono aperti, però sono divertenti, diciamo così. Facciamo sta bella marchetta abitanti di Torremolinos. Quindi hai deciso di ritornare qui? Sì, ho deciso di tornare a Lisbona perché Lisbona è anche casa mia, la mia seconda casa, e Lisbona mi dà sempre opportunità, infatti mi ha dato belle opportunità, ho cominciato a fare di nuovo la pizza, poi abbiamo chiuso, adesso sto invitando gli amici e nel frattempo una pizza in compagnia. È tornato. Adesso veramente mi serve una macchina perché vorrei fare degli eventi, una cena più grande, che so, 20-25 persone, 30 persone, magari nel giardino, e quindi ho le case, ho le cose, perché tutta la roba che ho comprato a Malaga per la pizzeria la butto. Sono tornato qua con una macchina affittata, mi sono portato qua. Quindi avrei anche tutto il materiale per fare, sai, la serata grande, oppure la serata piccola di 6 persone, 7 persone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, basta. Una pizza in compagnia si fa. Faccio la pizza insieme, beviamo il vino, chiacchieriamo, mangiamo la pizza. Quindi alla prossima intervista che ti facciamo tu ci prepari la pizza? Sì, ascio che sì. No, ma niente proprio di meno che... Infatti raccontaci in concreto qual è il prossimo evento, la prossima cosa che farai, cioè stai riaprendo la pizza in compagnia, o già aperta o... No, già pianificato qualcosa? Hai già pianificato l'evento? No, non ho pianificato nulla in realtà sto aiutando degli amici, uno al bar, uno al negozio di arte, e mi va bene perché mi entra cash, e poi nel frattempo adesso voglio creare un evento a un Giandito Scombardo. Mi hanno descritto, voglio scrivere a loro di nuovo, voglio creare là un evento, però su un bivio, se è un momento italiano o è tutto giunto. Siccome io, i nostri amici, i miei amici, tutto il mondo, tutto giunto, capito? Noi non tutto giunto, però è una cosa così, quindi voglio creare un evento dove ci starete anche voi, possiamo creare qualcosa più insieme, cioè, ma tu lo giuro, e nella mia testa lo devo scrivere. Tipo un evento dove ci sono diverse cucine, c'è quella italiana. Senti, io sì, anche quello vorrei creare, perché io farò la pizza, ok, che ci sarà la pizza come, diciamo, protagonista, però appunto facendo tutto giunto, tutte un po' di culture differenti, devo contattare anche qualcuno che viene là o con già cucinato, che so fare qualcosa del genere. Il nome dell'evento ce l'hai già in mente, Toju. Todo sujo. No, non c'è un nome, però le 3 parole mie che ho da sempre è comida, arte e cultura. Cibo, arte e cultura. Queste sono le 3 parole che ho io sempre. Una pizzeria che avevo un'associazione, nell'altra associazione ho avuto a Malaga una cacca. Comida, cultura, cacca. Una cacca. E facciamoci sta cacca. Senti, ma questa Lisbona che tu hai ritrovato, perché poi tu sei andato a Torremolinos, poi ogni tanto ritornavi, no? Sì, sono venuto 3 volte. Vabbè, l'ultima, perché adesso c'è mi fanno i gesti dalla regia, mi fanno i gesti però in Italia, no, poi c'è anche la campana. Cioè, che cazzo di Lisbona è questa di oggi? Cioè, nel senso che bella domanda. Cioè, dobbiamo cambiare noi alla fine, no? Per adeguarci a questa città, perché Lisbona sta cambiando come il resto del mondo, si sta adattando anche Lisbona, si sta adattando, no, tutti ci adattiamo agli altri, c'è un primo e poi gli altri si adattano. La cosa buona di Lisbona, il Portogallo si adatta ma con calma, quindi magari la schifezza arriva tra qualche anno, invece in Italia subito arriva,
Mi spari subito lì, i brasiliani già sono più combattenti. Sì. Il Portogallo con calma arriva alla schifezza, no? Cioè la gentrificazione è arrivata proprio con calma. Esatto. E quindi ci siamo goduti questi 10 anni, perché questi 10 anni tutto il resto del mondo già stava gentrificando. Esatto. È vero. E invece Lisbona Mi spaventa questo Pam che è proprio così botta dietro, botta sì, questa è lenta. Subdola. È più subdola. Va bene. Allora, ci salutiamo, ci aspetta il uno giro della vita di Milano. Ci vuoi fare tu l'ultima domanda a noi prima di salutarci? Hai una domanda per Radio Pistacchio? Radio Pistacchio. Tipo... Perché sono mangiati i pistacchi? Perché non offrite i pistacchi in tu una domanda a noi. Esatto, ce l'abbiamo pure. Ce l'abbiamo pure quelli di Pistacchio. Perché si chiama Pistacchio? Il nome prende origini casuali, comunque secondo me l'alcol ha aiutato molto. Oddio, ancora. Allora, perché noi abbiamo un membro che è sicuramente siciliano, un altro che millanta origini siciliane, continua ancora ad insistere, non ci sono ancora. È un po' come la storia, io dico sempre un po' la storia della musica Radio Gaga, sai che è nata perché era a caso che ha detto Radio Gaga, la musica di Queen è uguale, che ha detto Pistacchio, Radio Pistacchio. Stupendo, bellissimo, non sapevo questa. Questa fa figo. No? Cos'è che fa? Radio Caga. E su Radio Caga è tutto, ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo dove ci sarà il esatto lo sciacquone. Scusate, non incrociamo. Datemene uno solo per fare il brindisi. Prendi questo. Datene uno. Non lo dire. Ragazzi. Radio Pistacchio. Non ce la sentite. Allora gli mando un saluto da parte tua, ciao. Giusto? Gli mando un saluto da parte tua. Sì, per favore. Ho fatto Magnus. Toma! Ciao! Io dovevo pure fare i pipì, figuriamoci. Chiudiamo sta ciotolina appena finiamo. Dobbiamo correre poi dopo. Sì, dobbiamo essere velocissimi, abbiamo 10 minuti. 10 minuti. 10 minuti, solo 10 vedrai. Un quarto. La Spagna, ovviamente, e l'ultima cosa è Com'è che ti senti, Ed? Emozionato. Non ti senti più male? No, sì, mi sento male, ovviamente. Poi che secondi alla diretta, forse abbiamo risolto i problemi tecnici, forse. Silenzio, si va in onda. Forse. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale. Ora.